Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti! Bene, oggi finalmente per la prima volta vi porto il marchio Škoda nel mio canale. Un marchio che ho sempre cercato, che qualcuno avesse quest'auto oppure che avesse anche la Fabia o altre macchine, ma non sono mai riuscito a trovare. Quindi se qualcuno che mi sta guardando oggi ha quest'auto, mi contatti pure tramite l'email e cerchiamo magari di fare una recensione con il proprietario. Questa è un'auto comunque usata, ha 2 anni e mezzo, più di 80.000 km, è un'auto che macina tanti chilometri all'anno, perché sono quasi 40.000 km all'anno, ed è destinata a quest'uso qua. È un 2000 turbo diesel 150 cavalli con cambio DSG, non è la versione top di gamma, ma non è neanche la versione base, anche perché qua comunque la versione base è già completa di tutto. E perché ve la porto? Voglio portarvela per farvi vedere come ancora le station wagon hanno, secondo me, tanto da dire, ma veramente tanto da dire, e a parte i SUV, farvi vedere che bagagliaio ha quest'auto, è impressionante, il bagagliaio di quest'auto è veramente impressionante. Trovatemi un SUV che abbia un bagagliaio del genere, comoda da guidare, poi col cambio DSG a voglia se non è comodo. E voglio portarvi appunto dopo 80.000 km, 2 anni e mezzo, per farvi vedere come si sono rovinati gli interni, se si sono rovinati, secondo me no, è perfetta. Ci sono alcune macchiature davanti che adesso andiamo a vedere, ma soprattutto le station wagon secondo me stanno tornando e hanno ancora tanto da dire. E poi questo marchio Škoda, che sinceramente ha fatto dei passi da gigante e sono finite molto bene e vanno molto bene. Che dire poi di Škoda? È un marchio che a me è sempre piaciuto, anche perché la Superb, magari l'estetica non è così sportiva come può essere nel gruppo come Cupra, come Audi eccetera, però le ultime che stanno facendo bene. Già qua hanno fatto il restyling e le hanno migliorate ancora di più. Adesso andiamo a vedere come è fatta questa, pregi e difetti. Io al momento difetti non ne ho riscontrato e neanche chi ce l'aveva prima non mi ha detto che aveva riscontrato difetti. È un'auto comodissima, quello sì, è tanta roba, consumi impressionanti. Dopo andiamo a vedere i consumi che ci sono dopo 3.500 km dall'ultimo reset. Auto che va benissimo in autostrada, va benissimo anche nel cittadino, è un po' lunghetta perché siamo comunque a 4,70 m. Facciamo un giretto attorno, dell'auto non parleremo tanto, è più che altro con me dopo 2 anni e 80.000 km. E niente, guardiamo questo. Bene, io partirei dal frontale. Abbiamo già dei fari full LED, anzi non sono full LED perché gli indicatori di direzione, come vedete, sono ancora a incandescenza. Eccola là la lampadina. Questa è l'unica cosa che ho visto un po' strano, perché dietro abbiamo gli indicatori di direzione che sono dinamici, quindi corrono, mentre non so come mai lì hanno fatto un indicatore di direzione ancora a incandescenza. Abbiamo i fari fendinebbia, eccoli qua, cosa ormai rara, mi sembra che sulle styling l'hanno tolto, e sulle styling hanno tolto anche tutte queste cromature che ci sono qua. Vedete quello che dicevo io, l'auto logicamente ha più di 2 anni, si vede che chi l'aveva prima ha fatto un po' di strada dove c'erano sassi e cose del genere, ci sono un po' di ammaccature, eccole qua che le vedete. Questa è l'auto vista lateralmente. A me piace sinceramente, un design non particolare con tante, però quelle venature che hanno fatto lì in centro, poi l'hanno tirata su, tutte le cromature intorno, anche qui dove abbiamo mancorrenti qua abbiamo tutto cromato, vedete? E anche l'antenna già a spina di squalo, bella. E poi è più bello il posteriore secondo me che il frontale, però nel restyling l'hanno già migliorata di più. Abbiamo comunque delle ruote 205-55 raggio 17, questa torno a ripetere non è la versione top di gamma, bene portare anche queste versioni qua secondo me che sono le più utilizzate. Torno a ripetere, la Škoda Octavia è l'auto più venduta come station in Italia e adesso capisco il perché. Qui abbiamo indicatore di direzione tutto a LED, eccoci qua, questo è il nostro enorme bagagliaio. Ecco, voglio farvi vedere appunto gli indicatori di direzione. Adesso provo a chiuderla. Vedete? L'indicatore di direzione è comunque dinamico e possiamo vederlo che scorre. Se io adesso la apro, eccoci qua. Belli i fari dietro, sono tutti a LED,
quindi full LED dietro. Comunque in caso farò un video anche di notte se riesco, così ve la faccio vedere. Anche qua qualche graffietto vedete perché logicamente è usata. Adesso io per aprire il mio bagagliaio faccio così e lui si apre. Quindi già nel modello base guardate quanti optional ha. Questo è il nostro bagagliaio che è praticamente enorme, ok? Abbiamo anche il passaggio lì per gli sci o cose del genere, quindi possiamo infilarlo dentro. Qui abbiamo le maniglie per abbatterli, faccio così, tac, e abbatto i sedili. Qua adesso fa freddo e fa fatica un po' da giù e guardate quanto spazio si crea. Impressionante signori, impressionante. Qui sotto abbiamo dove va tutti gli accessori, quindi comunque abbiamo un altro bel vano, ma il bagagliaio è veramente enorme. Abbiamo dei gancetti messi qua, 1, 2, qui per abbattere, la tendina possiamo bloccarla a metà oppure possiamo chiuderla, non è rigida, facciamo così, hop, hop, e la riapriamo. Qui abbiamo altri 4 gancetti, la presa 12 volt, l'illuminazione a LED posteriore, ne abbiamo 2, 1 e una 2, la cassetta del pronto soccorso e le paratie qua per dividere. Beh, il bagagliaio ragazzi, impressionante. Adesso io direi di misurarlo e vediamo anche quanto grande è, perché secondo me non troviamo un bagagliaio così grande per quanto riguarda una familiare di 4,70 m. Allora, prendiamo le misure, abbiamo una profondità, qui proprio 106 cm di profondità, una larghezza così di 102 cm, cioè è veramente enorme. La bocca qui, nella parte più alta, siamo a 83 cm, quindi una bella bocca per caricare, ma comunque vedete che se io butto giù il sedile, come abbiamo messo là, abbiamo la possibilità di caricare fino dietro al sedile di 183 cm, quindi veramente un bagagliaio enorme. Vado a tirare giù anche gli altri 2 sedili, eccoci qua, tolgo la cappelliera, butto giù questo, vado a togliere anche qui, eccoci qua, e guardate quanto spazio c'è. Cosa impressionante, io adesso salgo qua, misuro l'altezza che c'è da qui allo spazio utile, ok, adesso vediamo un attimino, e abbiamo un'altezza di 85 cm tranquillamente, quindi veramente impressionante lo spazio che c'è in questo bagagliaio, potete caricare di tutto io credo. Bene, andiamo avanti e saliamo e vediamo l'abitabilità posteriore. Adesso vi porto dentro con me. Allora, una bella maniglia per aprire la porta, bella massiccia. Entro dentro, il sedile davanti è impostato sulla mia altezza, quindi 1,80 m. Spazio ne ho a volontà, guardate quanto spazio c'è, impressionante. Chiudo e qua si sta comodissimi. Adesso vi porto dentro con me così vi faccio vedere un po' l'auto internamente. Torno ripeto, sempre dopo 2 anni e 80.000 km. Eccoci qua all'interno, guardate lo spazio per la testa a volontà, spazio per le gambe, c'è spazio dappertutto, si sta veramente comodi, ben rifinita anche. E adesso vi faccio vedere alcuni particolari. Abbiamo la doppia bocchetta dell'aria, ok, anche posteriore, quindi potete regolarla ognuno come volete, e regolazioni manuali, quindi potete regolarla così. Qui sotto abbiamo un altro cassetto se volete andare a riporre degli oggetti. Bello anche dietro il sedile che hanno fatto questo spazio per il cellulare e poi una tasca più grande. Qui abbiamo per appendere la giacca, per appendere qualsiasi vestito che volete mettervi qua. Qui abbiamo comunque le maniglie per appendersi, ammortizzate, quindi tutto ben fatto. Anche qui un altro appendiabiti. Poi di qua abbiamo anche qui la maniglia da parte del passeggero, anche dalla parte di qua. Delle plafoniere a LED, che queste sono molto intelligenti. Allora di notte qua si vede un bordino per sapere dove sono, però guardate, adesso devo chiudere le porte, comunque vedete, io posso regolare l'intensità luminosa, quanto voglio io, mettere soffuse oppure
spegnerla, accendo e aumentare quanto voglio. Separate. Sembra poco, ma ci sono auto di questa categoria qua che non hanno neanche la plafoniera posteriore, quindi qua io direi molto molto bene. Questa è la vista posteriore per chi siede dietro. Una bella plancia, non è super diciamo così elaborata, però a me piace perché è minimale ma fatta bene, di materiali molto molto buoni. E adesso vi porto qui dietro. Qui vedete la porta è comunque plastica rigida, bella questa fascia qui in alluminio così, abbiamo messa in questo senso qua. Qui abbiamo tutta plastica, qui pelle dove appoggiamo, qua abbiamo le casse, vetri elettrici e addirittura anche qui nella parte posteriore abbiamo tutto il velcro fatto qua in modo da ammortizzare i rumori, cioè rifiniture di alta classe secondo me. Questo è il sedile posteriore, anche questo tutto in pelle e tessuto, ben fatto. Abbiamo gli attacchi Isofix messi qua dentro, toppi, eccoci qua. E questo è, come si vede, il bagagliaio da dietro, bagagliaio, torno a ripetere che è il suo punto di forza. Qui abbiamo il bracciolo con il passa sci, quindi da qua noi possiamo aprire e andare a finire dietro, eccoci qua, vedete, tac, e metto qua dietro. Anche qui abbiamo il nostro bracciolo con il porta bicchieri, metto qua e mi metto il porta bicchieri, oppure qua posso mettermi il tablet, il cellulare, quello che mi serve. Chiudo e richiudo. Tutto bello in ordine. Adesso direi andiamo a vedere la parte anteriore, così come è rifinita e come funziona. Allora saliamo su, vedete che qui abbiamo una bella manigliona grande con tanto spazio, ok? Tiro e si apre questa meraviglia secondo me. Allora qui abbiamo plastiche morbide, a differenza di dietro che la plastica è tutta rigida, sempre questa cromatura qua bella, che dà la linea, vedete, alla porta. Qui abbiamo, a differenza di dietro che è in plastica, qui abbiamo pelle, anche qua tutta pelle, i finestrini sono elettrici logicamente, qui abbiamo gli specchietti, qui abbiamo per aprire il bagagliaio. Ok, adesso voglio farvi vedere l'atto guidatore, come il sedile, e ancora direi in condizioni praticamente perfette. Guardate qua, non c'è nessuna usura. Qui abbiamo per alzare, ma anche la pelle non ha pieghe strane o cose del genere, mi sembra messo molto molto bene. Questo è il nostro volante, vedete che bello qua senza la razza in mezzo qui, e qua sembra quasi sospeso. Eccolo qua, la scritta Skoda di benvenuto. Anche qua abbiamo tutti i materiali super morbidi, anche qua tutto morbido con le cuciture, cromature. Qui sotto abbiamo tutte le luci, ma in caso farò un video di notte per farvi vedere che è stra illuminata, addirittura anche dove abbiamo i tasti eccetera. Qui abbiamo un altro cassettino che ci si dimentica di avere, e i fari per accenderli, la retronebbia e il fendinebbia. Qui abbiamo i fari abbaglianti, qui abbiamo il cruise control adattivo, quindi questa è una comodità in autostrada impressionante. Qui abbiamo il nostro cambio DSG, asset e rapporti, freno a stazionamento. Qui abbiamo un bracciolino dove possiamo mettere alcuni oggetti e qui abbiamo il portabicchieri. Anche il sedile passeggero è ancora perfetto. Eccoci qua. Questa è la nostra auto. Eccoci qua a bordo. Allora qui, come vedete nello specchietto, abbiamo il sensore, cioè la luce che ci mette che si sta arrivando un'auto sul nostro punto cieco che non riusciamo a vederlo. Questo ci lampeggia, soprattutto se stiamo per metterci in sorpasso, ci lampeggia e dice non metterti perché c'è un'auto che sta arrivando. Ha anche altri sistemi che proprio ti impedisce di andare fuori, che bisogna attivarli eccetera, però molto interessante. Come è interessante, qui io ho messo le luci soffuse di bianco qui sotto, no? Se io apro la porta diventano rosse, in modo che chi arriva da dietro vede che c'è una porta aperta rossa come i fari posteriori. E questa qua sono alcune chicche che non indifferenti. Allora proviamo ad accenderla. Per accenderla abbiamo il tastino qui sotto, eccoci qua. Mi piace tantissimo perché ancora è tutto digitale, però abbiamo ancora, vedete il contachilometri e il contagiri, tutto quanto come se fosse manuale. Adesso qui mi dice di aggiungere acqua ai vetri e questa è la nostra plancia.
Adesso abbassiamo il volume. Belle le rotelline, sono fatte molto bene, hanno un bel sistema, e vedete come sono rifinite, ma anche hanno il click. Adesso non so se riesco a farvi sentire, ma è proprio precisissimo, molto bene. Quindi abbiamo il volume qua, abbiamo il volume della radio qua, che mi piace e non mi piace perché è touch così, oppure ce l'abbiamo anche qui sopra. Quindi abbiamo 3 posizioni dove usare il nostro volume. Questa è la nostra plancia, che vedete così, oppure possiamo cambiare anche modalità con questo tasto qua, se non sbaglio, così. Eccoci qua, abbiamo questa versione qua, abbiamo la versione con il navigatore e basta, e poi ci viene riproposto tutto qua. Poi abbiamo questa, eccoci qua, un'altra bella versione, e questa. A me piace questa perché è semplice, ma si vede molto bene, a colpo d'occhio si capisce subito cosa stiamo facendo, e bella. Anche qui vedete plastiche tutte morbide, anche qua tutto morbido, qui abbiamo tutte le lucine poi che scorrono, il cassettino, eccolo qua, vedete il cassettino, anche questo è enorme, rifinito molto bene, anche qua tutto rivestito in velcro in modo da non fare rumori, illuminato. Qui poi abbiamo 2 prese USB-C, una e una 2, non ho il caricatore wireless, e il nostro bel cambietto da mettere qua col parcheggio eccetera. Qui abbiamo tutti i tasti riproposti veloci, quindi per il clima, per quanto riguarda l'assistenza al parcheggio, il set, eccetera. Allora, volevo parlarvi appunto di consumi, non vi parlerò di infotainment perché comunque... Allora, andiamo su veicolo, eccolo qua, andiamo a vedere stato dati. Adesso questa è la partenza che ho fatto prima, di lungo periodo, quindi abbiamo 3.663 km, 89 ore, 41 km orari, 5,6 litri per 100 km. Io l'altro giorno in autostrada, dall'ultimo rifornimento, ho fatto 5,2 per 100 km. Ho ancora un'autonomia di 160 km su 840, quindi 1000 km di autonomia ce li abbiamo. Ma comunque farò una prova consumi reale. Poi abbiamo il climatizzatore bizona, come vedete, qui destra e sinistra, posso mettere le 2 temperature diverse, ci sono alcune versioni che hanno addirittura il trizona, ma molto molto bene. E questa è la nostra station. Io direi che poi qui, ecco, non vi ho fatto vedere, qui c'è un portaocchiale, qua sopra, qui sotto ci sono i tasti dell'SOS, le plafoniere anche qui sono o accendi tutto quanto o anche queste sono regolabili. Ok, qui abbiamo le informazioni per quanto riguarda la manutenzione, il nostro bel specchietto qua, eccolo qua, con pochissimo bordo, anche qua le plastiche tutte rifinite bene, non c'è una vibrazione, non c'è niente. La maniglia c'è anche per il lato guidatore, questo non l'avevo notato, eccoci, c'è anche qua. Le cinture sono regolabili in altezza, anche qua, quindi cioè, tutto quello che serve c'è. Eccoci qua. Bene, non farò una prova su strada perché quello lo dedicherò quando faccio la prova consumi e dopo andremo a vedere come va. Però vi dico, in autostrada con la 7ª marcia siamo intorno ai 130 all'ora, siamo intorno ai 1200-1300 giri, veramente consumi molto molto bassi. E adesso fa anche freddo e siamo a gennaio. Eccoci qua. Bene, io direi di andare fuori per le conclusioni. Bene. Che dire, qui siamo io direi al perfetto contrario di tutte le auto che ho portato fino adesso nel canale. Comunque abbiamo un marchio Skoda che fa parte del gruppo Volkswagen e rifinito con cura, molto molto bene. Abbiamo un turbo diesel, un cambio automatico, una station wagon, cosa poco portata nel mio canale, a parte le BYD o la tipo che avevo portato. E per me hanno ancora tanto da dire come comodità, come praticità, come consumi, perché di sicuro un'auto così bassa consuma molto meno di un'auto alta. Abbiamo il turbo diesel che qui ancora, cioè, riesce a fare 20 con un litro un'auto del genere in autostrada, veramente impressionante secondo me. E speriamo che riescano a trovare delle soluzioni da riabbinare ancora il diesel, magari con l'ibrido eccetera. Voi cosa ne pensate di quest'auto, di questa station wagon e delle station wagon in generale e di questi motori? Vorrei sapere cosa ne pensate, oltre a chi va solo per l'elettrico, che non ho niente da dire, anzi io sono per l'elettrico, però qui 1000 km di autonomia abbiamo da dire, adesso che l'ho provata anche la coppia che ha il diesel molto molto bene.
ma soprattutto anche Skoda mi piace tantissimo e sono felice finalmente di aver portato una Skoda nel mio canale. Signori, grazie di tutto, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla e attivate tasto notifiche. Se avete delle auto, torno a ripetere, contattatemi pure via mail che io sono qui per fare delle prove. Grazie a tutti, ciao ciao!